Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Restate fino alla fine per sapere quale sarà la prossima ricetta. Oggi prepareremo i tortellini bolognesi con la ricetta depositata dalla Confraternita del Tortellino. Iniziamo con il ripieno perché deve riposare in frigo per almeno 12 ore. Per fare il ripieno ci vogliono 200 g di prosciutto crudo, 420 g di parmigiano reggiano, 200 g di lombo di maiale rosolata al burro, 200 g di mortadella di Bologna, 2 uova, una noce moscata. Iniziamo mettendo nel robot il lombo che ho tagliato a pezzi, diamo una tagliata grossolana anche al prosciutto crudo e la mettiamo nella ciotola, tagliamo allo stesso modo la mortadella e la aggiungiamo nella ciotola del robot, il parmigiano, le uova, una bella spolverata di noce moscata e tritiamo fino ad ottenere un composto molto fino. Ogni tanto apriamo e ripuliamo le pareti e continuiamo a tritare. Quando il composto è ben tritato, tiriamolo fuori dalla ciotola del robot e mettiamolo in una ciotola. Compattiamolo per bene, mettiamo la pellicola, premiamo per far uscire tutta l'aria e poniamo in frigo per almeno 12 ore. A domani! Rieccoci, adesso facciamo i tortellini. Per farli ci vogliono la farcitura che è riposata 12 ore, una ciotola con un po' di farina, la pasta fatta con 5 uova e 500 g di farina, su vi metto il link della ricetta, una rotella tagliapizza, un righello e una spatola. Spolveriamo il piano con un po' di farina. Prendiamo un piccolo pezzo di pasta e lo stiriamo con la macchina per stirare la pasta. Io uso l'Imperia. Partendo dallo spessore più alto fino al numero 1, che è quello più sottile. Se avete quei bastoni per stirarla a mano, fatelo perché il risultato è più buono e la pasta più grezza. Adesso ricavate dalla striscia dei quadretti di 3 cm per lato, aiutandovi con un righello e una rotella per pizza. In commercio, e mi sa che sarà il prossimo mio acquisto, ci sono delle rotelle che per far prima è meglio questo lavoro. Sotto nella descrizione vi metto quella che comprerò, perché sono troppo buone, con righello e rotella si perde troppo tempo, tanto che poi la pasta si secca e dovete usare un goccio d'acqua per chiudere i tortellini. Invece con l'attrezzo è molto più veloce, per cui comprate l'attrezzo per tagliarli bene e fare più in fretta. Adesso prendiamo un po' di farcitura, la grandezza di un cecio, facciamo la pallina tra le mani, mettiamola al centro di ogni quadratino. Passiamo alla chiusura. Un tortellino bolognese è così piccino che deve stare nella punta del mignolino. Prendete il quadratino di pasta con la pallina, piegatelo in due pressando appena per unire i due lembi, poi facciamo una piccola piega, una piccola pressione nella parte della farcitura per fare questa pieghetta tipica. E uniamo i due angoli attorno alla punta del mignolino. Ed eccolo, non è carino piccino piccino? E continuiamo fino a finire tutti gli ingredienti. Io li ho fatti di varie forme, fra cui i raviolini, questi quadrati e per ultimo i tortelli, che si chiudono allo stesso modo, ma stavolta fatti girare attorno all'indice per chiuderli. Ecco la foto di tutto quello che ho fatto. In tutto mi sono venuti 380 tortellini bolognesi, 3 cm per lato, 112 tortelloni, 4,5 cm per lato, 83 raviolini e 145 g di fettuccine con la pasta che mi è rimasta. Se volete fare solo tortellini, con questa ricetta ne verranno circa 950-1000 tortellini in tutto, perché i bolognesi non contano a chilo, almeno così ho letto, ma a tortellini. Ed ecco l'imbrodo, ragazzi, fatti in casa sono strepitosi, da rifare ma con il tagliapasta stavolta, per essere più veloci. Se la ricetta vi è piaciuta mettete un bel mi piace, condividete la ricetta nei vari social, mandatemi le foto se le fate. Volete sapere quale sarà la prossima ricetta? Per saperlo non vi resta che iscrivervi al canale Greedy Web e continuare a seguirmi. Adesso passiamo ai ringraziamenti. Sapete che io adoro quando mi mandate le foto e questo è il modo per ringraziarvi della fiducia. Inizio con ringraziare Cettina Sanò, che mi ha mandato un bel po' di foto di cose fatte con le ricette del canale. La chiffon cake al limone,
La seconda chiffon cake è la farcita, mamma che bontà, è buonissima. Poi ho fatto i bignè. Cettina, sei stata bravissima, complimenti, sono perfetti, belli, gonfi. E ancora un'altra chiffon decorata con rose di pasta di zucchero. Stupenda, bravissima. Ringrazio Vittoria Sardella che ha fatto la red velvet e l'ha decorata con una bellissima colata di ganache al cioccolato, una goduria. E la chiffon cake a cacao senza glutine, bravissima, sono stupende. E ringrazio Cristina Pinzauti per la sua chiffon, bellissima con gli zuccherini sopra. Ringrazio Davide per la foto della red velvet, non gli hanno dato nemmeno il tempo di fare la foto, però potete vedere benissimo la sua bravura nel decorare, un favoloso decoro di frutta con meringhe sopra, bravissimo. Vabbè, e lui è bravissimo. Ringrazio Dadalo Basso, Raffa Montera e Lina Chiarenza, quest'ultime hanno fatto i biscotti farciti di Natale, fanno parte di un gruppo su Facebook che si chiama Passione Frolle. Ragazzi, siete state bravissime, sono felice che vi siano piaciute, bravissime e grazie ancora per la fiducia. Un abbraccio, alla prossima ricetta, ciao a tutti!